Tu quanto puoi permetterti di pagare per acquisire un nuovo cliente? Sì, oggi i clienti si pagano. No, non è uno scherzo, sappi che se vuoi trovare nuovi clienti devi mettere mano al portafoglio e sappi che a volte potresti persino andare in perdita pur di acquisirne uno. Il punto chiave è avere chiaro qual è il CAC massimo, ovvero il costo di acquisizione clienti che puoi permetterti di spendere. Ciao, siamo Caterina e Giovanni della Central Marketing Intelligence e il nostro obiettivo è aiutare le aziende a prendere decisioni efficaci grazie ai dati. In questo video scopriamo cos'è il CAC e come calcolarlo per far andare il proprio marketing a pieno regime. Se stai investendo in marketing o se comunque vorresti farlo, il costo di acquisizione clienti è una delle metriche più importanti che devi assolutamente calcolare e che viene ancora prima del ritorno dell'investimento. Ci aiuta infatti a capire quanto budget stiamo spendendo per ogni cliente pagante e ci permette di valutare l'efficacia delle nostre campagne nel generare veri clienti. Spesso però si fa l'errore di calcolare il CAC solo a metà, ovvero si calcola solo il costo che si sta pagando in una campagna e non si considera anche il CAC massimo che ci si può permettere. Quindi non si ha un valore di paragone per capire se il CAC che si sta ottenendo sia buono o cattivo e lo si valuta solo nel breve termine. Infatti, come saprai, se ci segui da un po', nessun dato è buono o cattivo a prescindere, ma deve sempre essere calato nel suo contesto. A proposito, se non l'hai già fatto, iscriviti al nostro canale e attiva la campanella per non perderti i nostri prossimi video su come anche tu puoi utilizzare i dati per far crescere il tuo business. Il contesto nel caso del CAC non sono tanto i numeri di riferimento come medie di settore o valori standard di CAC, ma piuttosto il valore che per te il cliente ha nel tempo, poi gli altri costi che devi sostenere e soprattutto il margine che vorresti ottenere. Ma andiamo con ordine e vediamo innanzitutto come si calcola il CAC di una singola campagna. Si tratta di una metrica semplice da calcolare, infatti ci basta dividere il totale budget che abbiamo investito fino a quel momento per il numero di clienti che abbiamo acquisito da quella campagna. Se imposti correttamente le strategie di acquisizione clienti e vai a creare dei funnel specifici che ovviamente vai a monitorare, sarà anche facile attribuire i giusti clienti alle singole campagne. A proposito, rispetto a questo importante tema abbiamo già dedicato un video che ti consiglio di guardare con attenzione. Facciamo un esempio numerico per capire meglio. Ipotizziamo che tu abbia investito finora 500 euro in una campagna su Facebook per vendere dei prodotti che hanno un prezzo di 50 euro e che tu abbia ottenuto finora 5 clienti. Il tuo CAC sarebbe di 100 euro a cliente, quindi per ogni 100 euro spesi ne otterresti 50. Il ROI sarebbe di meno 50% e sembrerebbe un fallimento. Tra l'altro, se vuoi sapere come calcolare il ROI, trovi un video dedicato nel nostro canale. Per capire se questo risultato sia però davvero così negativo e se la campagna vada spenta, devi anche calcolare il CAC massimo. Per farlo devi crearti un foglio di calcolo e iniziare a inserire una serie di dati, in particolare 3 dati chiave. Andiamo a vedere quali. Il primo è il valore medio dei tuoi clienti in un anno. Infatti, quando crei una campagna di acquisizione clienti, ovviamente il tuo obiettivo non è la vendita singola, cioè i 50 euro del nostro esempio, ma appunto acquisire un cliente che diventi ricorsivo, cioè qualcuno che acquisterà da te nel tempo diversi prodotti e servizi. Per praticità, per calcolare questo valore, puoi dividere tutto il fatturato annuale per il numero di clienti che è attivo in questo momento. Questi dati dovrebbero essere facilmente estraibili dal tuo software di fatturazione. Un piccolo consiglio: se hai troppa concentrazione di fatturato su pochi clienti, proprio per non avere dati troppo sfalsati, un buon metodo è togliere i primi 3 migliori clienti e magari gli ultimi 3 e poi andare a ricalcolare la media. Per questo esempio ipotizziamo che il valore medio annuale dei tuoi clienti sia 1000 euro. Cioè, dopo che hanno acquistato i primi 50 euro, continueranno a comprare da te per tutto il resto dell'anno. Il secondo tipo di valori da calcolare sono i tuoi costi medi per cliente, che sono necessari per la creazione e l'erogazione del prodotto o servizio. In pratica, rispetto a quel fatturato medio, quanto va speso in costi? Se è un prodotto fisico, devi considerare la materia prima, il costo del bene; se è un servizio, il costo del tempo impiegato e così via. Per semplicità, puoi anche prendere tutti i tuoi costi e dividerli per il numero di clienti, oppure considerare una
percentuale del prezzo del bene che include sia i costi fissi che variabili. In questo esempio ipotizziamo che i costi siano del 60%, ovvero 600 euro a cliente. Il terzo valore che devi sottrarre a questo punto è il margine desiderato, cioè quanto vuoi che rimanga a te al netto di tutti i costi. Ad esempio, se volessi un margine del 20%, nel nostro esempio sarebbero 200 euro che ti porti a casa in media per ogni nuovo cliente. Se invece decidessi ad esempio di accrescere la tua quota di mercato e quindi fossi disposto ad esempio a marginare zero, significherebbe che sei disposto ad andare in pari e quindi a pareggiare i tuoi costi pur di acquisire nuovi clienti. Sottraiamo anche questo valore ed ecco che ci rimane il nostro CAC massimo, ovvero 200 euro. Questi soldi sono il massimo che possiamo investire per acquisire un cliente che ci frutterà 1000 euro in media all'anno e che ci costerà 600 euro, lasciandoci comunque un 20% di margine. Quindi se nell'esempio iniziale stavo spendendo 100 euro a cliente, sono nettamente sotto al mio CAC massimo e sto generando un margine di ben il 30%. Altro che spegnere la campagna, dovrai invece spingere sull'acceleratore e aumentarlo il budget. Eppure, se non avessi avuto questo riferimento, probabilmente avrei pensato di perdere soldi con le campagne. Al contrario, invece, se avessi scoperto che il mio CAC massimo era di 30 euro, avrei dovuto subito spegnere la campagna o quantomeno capire come migliorare i tassi di conversione per farlo scendere il CAC. Capisci quindi l'importanza del CAC massimo? Ti serve per valutare se fermarti o se continuare a investire. Inoltre ti fa capire se stai spendendo troppo poco, ovvero se potresti permetterti canali di acquisizione più costosi ma che ti possono portare a clienti migliori. Unica precisazione, se vendi prodotti molto diversi tra loro per importo e target, ad esempio a clienti B2C e a clienti B2B, potrebbe essere meglio effettuare due calcoli di CAC separati, perché un cliente acquisito di un tipo non crea valore per l'altro e viceversa. Che dire, se non l'hai già fatto, corri subito a calcolare il tuo CAC ottimale e inizia da subito a massimizzare i tuoi risultati di marketing. Dopo che avrai calcolato il tuo CAC, mi raccomando, torna qui sotto e scrivicelo nei commenti. Se ti è piaciuto questo video, metti un like, condividilo, mi raccomando, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al nostro canale per non perderti i prossimi video su come guardare i dati nel business e mi raccomando, nel frattempo ricorda Think Big Data.